Ok ragazzi, oggi parliamo di ciclodestrine nel nostro intra-workout, nella peri-workout nutrition in generale. Allora, nella scelta delle forme di carboidrati dobbiamo tenere in considerazione diversi aspetti, diversi fattori. Però prima di tutto, giustamente, perché devo integrare i carboidrati durante l'allenamento? Qual è il reale o quali sono i vantaggi? Partiamo dal presupposto che l'integrazione dei carboidrati è quella che in assoluto, da un punto di vista dell'integrazione sportiva a scopo ergogenico, quindi migliorativo della performance, è la più efficace, quella che si è dimostrata più efficace in assoluto. Dall'inizio degli studi che sono fatti in ambito della nutrizione e integrazione sportiva, i carboidrati sono stati sempre al centro del mirino nell'analisi di tutto quello che ci serviva per migliorare la performance e da sempre si sono rivelati efficaci. Perché funziona? Beh, il primo motivo per cui funziona, parliamo di noi bodybuilder poi nello specifico, ma è una supplementazione che si utilizza per tutti gli sport, anche per scopi diciamo diversi, per obiettivi diversi, però contestualizziamo il nostro sport che è uno sport anaerobico. Beh, in primis c'è un aumento della resintesi di ATP. Questo è mediato da un enzima regolatore della glicolisi, che è la fosfofruttochinasi 2. Sostanzialmente è un enzima che decide se attivare e avviare i processi di glicolisi o meno in funzione di quello che è l'ambiente, diversi input, e molto banalmente quando arrivano dei carboidrati questo enzima dice ok, arriva l'energia, allora a questo punto io faccio procedere, apro le porte per tutto il processo di glicolisi, di produzione energetica, e in generale aumento quello che è il tasso di resintesi di ATP. Quindi questo mi permette di andare a migliorare la performance in sala. Sarò più denso, recupererò molto più in fretta, e questo è un chiaro vantaggio che si vede e che sta proprio nel fattore del miglioramento della performance dei carboidrati. L'altro vantaggio che noi abbiamo è quello di andare a aumentare il pompaggio muscolare, cioè un maggior pump. Questo lo possiamo vedere tutti quanti. Il miglior integratore per il pump, ce ne sono tantissimi che intervengono stimolando l'ossido nitrico, stimolando tantissimi fattori, ma il miglior integratore in assoluto sono dei carboidrati. Tutti quanti ci facciamo caso, quando siamo in preparazione, quando siamo in regimi low carb, tendiamo a essere più flat, e quando mangiamo tanto ci riempiamo, no? Durante il refeed. Allo stesso modo l'integrazione di carboidrati durante l'allenamento, se l'avete provata, sentite bene che aumenta quello che è il pompaggio muscolare. Il pompaggio muscolare non serve soltanto a farci vedere bene in palestra, anche se possiamo dire che vedendoci bene ci fomentiamo, siamo più performanti per un aspetto psicologico che sicuramente fa parte del gioco e va tenuto in considerazione. Però il discorso del pompaggio muscolare è che ci permette in primis di sentire meglio il muscolo. Questo lo potete percepire. Quante volte vi è capitato di allenarvi in contesti di prep, di low carb, in cui mi alleno e sento il muscolo sembra non essere il mio, mi alleno e non sento niente, smetto di fare la serie, sto a metà sessione e dico io in questo momento non so che cosa sto allenando a livello di sensazione perché non sento pompaggio muscolare. E quindi quando vado sul set, in un compound, come può essere una chest press, una panca, un row, eccetera, io non riesco a sentire bene il distretto target perché non ho un pompaggio specifico, non posso sfruttare meccanismi di preattivazione, esercizi specifici, non riesco ad agganciarmici. Quindi questo vuol dire meno stimolo muscolare, perché non ho quella connessione mente-muscolo che si è vista assolutamente importante per andare a coinvolgere e stimolare al meglio il distretto target. Il pompaggio muscolare ci aiuta però anche nel creare un certo ambiente cellulare. Noi abbiamo visto e sappiamo che i meccanismi di adattamento ipertrofico sono tre: il danno muscolare, la tensione meccanica e lo stress metabolico. Bene, questo stress metabolico in realtà interviene sia per una segnalazione tramite un accumulo di lattato, di ioni HP, sia anche per la creazione di un ambiente anabolico per la cellula che rimane più idratata e ha un afflusso di nutrienti, che siano sia materiale strutturale, quindi amminoacidi, sia glicogeno vero e proprio, cioè glucosio, per poter ristoccare e recuperare quelle che sono le scorte di glicogeno, lo storage di glicogeno, e sovracompensarlo. Quindi la cellula sarà molto più idratata, e questo vuol dire più recupero muscolare. E noi sappiamo che stimolare, ragazzi, in palestra è veramente molto semplice. Se io voglio stimolare il petto ti dico vai e fai panca piana tutto il giorno, hai stimolato il petto al massimo. Il problema è il recupero è il vero collo di bottiglia, è tutto quello che possiamo strumentalizzare, usare in sala per migliorare il recupero è oro colato. Quindi abbiamo un aumento del recupero, abbiamo un coinvolgimento, un aumento dello stimolo grazie al coinvolgimento muscolare, il pompaggio, abbiamo un aumento di performance, ma l'aumento di performance è mediato anche tramite alla stabilizzazione glicemica, quello che è stato visto di nuovo negli studi della nutrizione e dell'integrazione sportiva da sempre, da quando è nata dagli albori, da una scienza molto recente per carità, è che la diminuzione della glicemia durante l'allenamento è la prima responsabile dell'accumulo di fatica. Quindi più riesco a mantenere questa glicemia stabile, meno accumulo di fatica io vado a percepire, vado a sentire. Quindi da questo punto di vista c'è tutto l'interesse logicamente a integrare con dei carboidrati durante l'allenamento. Quindi per tutte queste ragioni l'integrazione di carboidrati durante l'allenamento è un'ottima soluzione.
Quale utilizzare? Punto di domanda. Qua è diverso perché il mercato ci offre una caterva, tantissimi integratori che possiamo realmente utilizzare, ci vengono presentati tutti come efficaci, e la differenza sta del fatto che sì, sono tutti efficaci, ma efficaci in base a contesti specifici, e noi quindi da tutti i contesti andiamo ad isolare quello che è l'allenamento per il bodybuilder, un allenamento anaerobico che dura circa quanto? 1 ora e mezza, 2 ore, non voglio offendere nessuno, magari chi per il 45 minuti massimo, chi sta 3 ore in palestra, però più o meno questa può essere la media. Che cosa voglio ricercare? Beh, innanzitutto il tipo di saccaride. Quindi che cosa voglio integrare? Normalmente quello che viene presentato al mercato è da una parte polimeri del glucosio, quindi glucosio e suoi polimeri, il glucosio sarebbe il destrosio in commercio, oppure i suoi polimeri, che possono essere per l'appunto le ciclodestrine, maltodestrine, eccetera, oppure molto spesso il fruttosio, quindi avete sentito parlare del parentinose, l'isomaltulosio. Questi sono ottimi integratori. Qual è il discorso? Passiamo al discorso fruttosio combinato col glucosio, che sarebbe quello che vediamo nello zucchero, anche molto spesso viene proposto lo zucchero. Ecco, il discorso è che il fruttosio, come prima cosa problematica, è che salta quello che abbiamo visto essere il passaggio da glicolisi della fosfofruttochinasi 2, quindi da questo punto di vista già una parte di effetto di sostenimento della performance ce la perdiamo. Il fruttosio viene stoccato su altri compartimenti, in particolare nel compartimento epatico, questa è un'altra problematica, quindi non va a ripristinare quello che è il glicogeno muscolare, non ha un'induzione su quello che è il recupero muscolare, ma interviene più da un punto di vista epatico. Per questo si dice molto spesso che per questi due effetti, quindi il fatto che salta la fosfofruttochinasi 2 che normalmente blocca la reazione quando non c'è bisogno di energia, quindi si accumula in acetilcoenzima A, quindi c'è una conversione per grasso molto più veloce, il fatto che si accumula a livello epatico, quindi le scorte di glicogeno epatico sono normalmente più ristrette rispetto a quello muscolare, perché il fegato è molto più piccolo delle masse muscolari che abbiamo, automaticamente si dice che c'è una via metabolica per il grasso molto più breve, motivo per il quale, anche se è un carboidrato, un saccaride che ha un impatto glicemico più basso, è stato associato poi, quando si è nella pratica utilizzato nell'industria tecnoalimentare come alternativa allo zucchero più sana, eccetera, si è visto che i casi di diabete, i casi di accumulo di grasso aumentavano a dismisura. La via metabolica per il grasso è molto più breve. Con questo non voglio demonizzare la frutta, ci mancherebbe assolutamente, ma c'è un caso in cui è utile, perché tu hai detto, ok, Ludovico, hai detto che è tutto utile, allora questo quando è utile? Sono utili in sport di endurance muscolare. Perché endurance muscolare? Beh, perché in questi casi la richiesta energetica è molto elevata, ossia normalmente in questi sport consumiamo tante calorie. Poi sì, possiamo dire che sono sport più rivolti alla aerobiosi, quindi in contesti in cui i grassi sono un substrato molto più importante, però il nostro corpo, come detto, utilizza sempre un mix e deve poterlo costruire in base a quelle che sono le sue necessità. Ecco, quando il consumo è così elevato, l'attività è così lunga, quello che succede è che in primis il nostro corpo utilizza il glicogeno muscolare, quindi nel suo mix di benzina che va a utilizzare a scopo energetico ci mette in mezzo sì i grassi ma anche il glicogeno muscolare, che inizia a essere consumato in maniera molto importante, al punto che il fegato che cosa fa? Inizia a buttare fuori il glicogeno che ha a disposizione affinché si riversi nel torrente circolatorio e poi vada al muscolo, che può ricaricarsi e riutilizzarne, e questo è un po' un processo che porta alla fine a depauperare molte scorte. Ecco, per questa ragione a noi ci interessa in questo caso andare a utilizzare sia dei polimeri del glucosio che vanno direttamente a livello muscolare, ma sia anche del fruttosio che va a ripristinare le scorte di glicogeno, che in questo caso saranno depauperate, ma anche dopo l'attività fisica va ad aumentarle. Ma non solo, c'è un altro vantaggio molto importante, ossia il fatto che il glucosio e il fruttosio utilizzano dei carrier, dei percorsi di assimilazione, di assorbimento che sono alternativi. Immaginatela come due strade, ok? Due strade parallele. Ecco, se io ho tante macchine in una strada non c'entra, non si crea traffico, ma se io creo più corsie della stessa strada o creo più strade nella stessa direzione, ecco che a parità di macchine il traffico diminuisce. Chi va al lavoro e vive a Roma e va sul raccordo per andare al lavoro mi capisce benissimo, e sono sicuro che in ogni grande città, Milano, Firenze che sia, ci saranno esempi altrettanto validi. E la problematica qual è? Che quindi noi non possiamo gestire ed assimilare abbastanza carboidrati per troppo tempo. C'è un limite di glucosio, di destrosio, di polimeri di glucosio che possiamo assimilare, ma se utilizzo un substrato, un saccaride che ha un carrier, un percorso parallelo, allora ne posso assimilare di più, ed è quello che avviene con fruttosio e glucosio. La mole
di carboidrati totali che riesco a gestire, riesco ad assimilare per andare a recuperare le mie scorte, diventa molto più importante, diventa molto più ampia. Quindi in uno sport dove consumo veramente veramente tanto, anche questo meccanismo è di fondamentale importanza. Ed ecco che tutti i polimeri del glucosio in parallelo al fruttosio, in versioni molto tecniche come l'isomaltolosio, il palatinose, sono delle ottime alternative in questi casi di sport. Per quanto riguarda noi con uno sport anaerobico molto diverso, ognuno fa un'attività fisica abbastanza duratura, però abbiamo delle esigenze diverse, non andiamo a spendere così tanta energia. E non spendendo così tanta energia, quello che succede è che da una parte non abbiamo bisogno di sfruttare dei carrier paralleli, abbiamo bisogno di relativamente pochi carboidrati da inserire durante il nostro allenamento, certo in base a quanto dura, però non ci troveremo mai nella situazione di dover far fronte a questa problematica di inserire due substrati alternativi. Viceversa, quello che succede che cos'è? Che quando ci alleniamo c'è un'attivazione, una traslocazione in membrana dei GLUT4. Immaginateli come delle porticine, dei recettori, no? Che stanno buoni all'interno della cellula, e quando facciamo attività fisica questi vanno ad emergere sopra la cellula perché vanno a succhiare quello che possono succhiare, perché c'è bisogno di energia. E questo è un processo che normalmente è attivato da cosa? Dall'insulina. L'insulina fa esattamente questo per andare a diminuire la glicemia e schiaffare il glucosio all'interno dei tessuti, ma l'insulina è aspecifica, lo butta e fa proliferare, traslocare il GLUT4 sia nel tessuto adiposo che quello muscolare. L'attività fisica è specifica muscolare, qui abbiamo una finestra di opportunità, come si diceva molto spesso, molto interessante, ossia durante l'allenamento questi GLUT4 vanno in membrana e sono pronti a prendere quello che prendono. Quindi abbiamo una finestra in cui io butto carbo, polimeri di glucosio, perché quello mi servono, perché il fruttosio non si lega al GLUT4 ma al GLUT5 a livello epatico, quindi ho questi polimeri di carboidrati che vanno direttamente all'interno del muscolo e formando da glucosio, formando glicogeno. Molto bene, quale scegliere tra diversi polimeri? Ne abbiamo tanti, posso andare sul destrosio, posso andare sulle maltodestrine, sulle ciclodestrine. L'industria ha proposto saccaridi, ha proposto molecole sempre più avanzate. Perché? L'indizio ci viene dato da quello che è il peso molecolare, quindi quanto pesa ogni singola molecola. Ora, immaginate che io ho un cesto di 500 grammi di mele in generale, le metto tutte in un cesto, ok? Facciamo anche qualche chilo, 5 kg, perché 500 sono abbastanza poche. Un cesto ho 5 kg di mele. Ora, se io ho delle mele più grandi, con peso molecolare più denso, immaginate le molecole sono le mele, che cosa succede? Che per 500 kg di mele avrò meno mele, perché la singola mela pesa di più, ok? Immaginate una mela che pesa 1 chilo da record, ce ne avrò 5. Se invece ho mele che pesano 5 etti, ne avrò 10, e via discorrendo. Se invece io ho mele che pesano sempre meno, quindi pesi molecolari più piccoli, avrò più mele a parità di chili, ok? Quindi il peso molecolare ci dice quante molecole a parità di grammi che noi inseriamo ci sono, e questo determina cosa? L'osmolarità in soluzione, che determina che cos'altro? Determina quanto facilmente assimiliamo, quanto più vicino quello che mangiamo è all'acqua pura. E questo è un discorso molto importante. Pesi molecolari elevati, come nel caso delle ciclodestrine, come nel caso delle maltodestrine rispetto al destrosio, comportano che cosa? Una minore osmolarità in soluzione e quindi più facilità ad essere assimilate. Hanno meno bisogno d'acqua per essere assimilate, quindi a parità di acqua, perché io immaginiamo, beviamo sempre il nostro canicone da 1,5 litri, 2 litri d'acqua, 2,5 litri, io ho quello da 2,4 litri, ecco in questo caso sarà molto più simile a bere acqua pura. Non a caso che cosa succede col destrosio che ha un peso molecolare molto basso? Che quando non lo mettiamo in abbastanza acqua, quello che cosa succede? Nel lume intestinale arriva e ha bisogno d'acqua, glielo richiede, quindi inizia a richiederla nel lume intestinale. Sapete che acqua nel lume intestinale vuol dire diarrea. Quindi una delle problematiche di sovradosaggi di destrosio con poca acqua è quella che porta a diarrea, proprio questo fenomeno ha bisogno di acqua. Le ciclodestrine hanno meno bisogno d'acqua, ma a noi non interessa sapere di poterci mettere meno acqua, a noi interessa che a parità di acqua che noi mettiamo è molto più simile a bere acqua pura. E qual è il vantaggio di bere acqua pura? Che lo sentiamo meno sullo stomaco. Quindi l'aspetto, tutto il compartimento gastrointestinale chiederà meno sangue per processare il carboidrato e quindi automaticamente noi neanche ce ne accorgiamo. Meno sangue nel compartimento gastrointestinale vuol dire più sangue ai muscoli. Facciamo un esempio per fare: se voi vi mangiate una carbonara durante l'allenamento, vi sentite tutto sullo stomaco. Vi è capitato di mangiare troppo a ridosso dell'allenamento e sentirvi sullo stomaco? Il pompaggio com'è? È ridotto, non riuscite a star bene, è un qualcosa che crea discomfort e riduce la performance. E allo stesso modo, quando noi ci alleniamo a livello di sistema nervoso autonomo, noi abbiamo una forte spinta in simpatico, quindi una spinta sul fight or fly, combatti o fuggi, no? Siamo super attivi, scarica di catecolamine,
e questa spinta forte automaticamente toglie capacità digestiva, e questo è il motivo per cui molto spesso non abbiamo fame, o quando succede qualcosa magari che vi crea nervosismo vi si chiude lo stomaco. Beh, questo è esattamente il motivo, e questa spinta in simpatico porta a difficoltà a digerire cose troppo pesanti, quindi non solo il distretto e il compartimento gastrointestinale richiama più sangue, ma abbiamo anche la problematica che meno sangue va nel muscolo e comunque non riusciamo a digerire molto bene, non riusciamo a captare questi nutrienti. Quindi per questa ragione l'industria e la tecnologia si è orientata sempre di più verso molecole che presentino pesi molecolari elevati, quindi che presentano la possibilità di essere quanto più vicini all'acqua, così bevi e neanche ti accorgi che stai bevendo dei carboidrati. Il vantaggio ulteriore delle ciclodestrine, e qua concludo, è che anche se l'assorbimento è molto veloce, questa è una cosa molto curiosa, l'immissione nel torrente ematico è lenta, cioè le ciclodestrine vengono assimilate molto facilmente, però poi quando si tratta di entrare nel circolo, nel torrente circolatorio, questa emissione è lenta. Che cosa comporta che sia lenta? Beh, che l'input di glicemia sono molto stabili, non abbiamo quel forte spike glicemico che potremmo avere, che causa un effetto di alta produzione insulinica, che allo stesso tempo causa cosa? Un rebound e una possibile ipoglicemia reattiva, si chiama. Perché questo è un vantaggio? Perché sostanzialmente noi durante l'allenamento, best case scenario, avremo una lenta emissione nel torrente ematico di glucosio e man mano che arriva il muscolo se lo prende. Arriva, il muscolo se lo prende, cioè ne mandiamo tanto quanto il muscolo riesce a gestirlo. Qui molti atleti, quello che io personalmente richiedo è di controllare la glicemia prima e dopo l'allenamento, molto spesso, quando si gestisce questo tipo di integrazione, per vedere, ok, con 40 grammi di ciclodestrine, com'è la glicemia alla fine? È stabile? È aumentata? Questo ci dà degli indici molto importanti. Com'è mezz'ora dopo l'allenamento? Beh, queste ciclodestrine pian piano la glicemia dovrebbe essere diminuita. Io quello che voglio verosimilmente vedere è che la glicemia sia tendenzialmente poco sopra il baseline, perché durante la giornata avrà mangiato un pre-workout, eccetera, quindi sarà leggermente sopra. Immaginiamo un soggetto che ha una glicemia basale di 80, sta in una situazione di high carb, quindi un filino più alta di quello che ci si può aspettare, e magari prima dell'allenamento sta a 90. Io voglio trovarla che sta 90, 95, 100, non si è mossa troppo, non voglio vedere un 120, 150 perché evidentemente sono troppe, quindi stare sempre là vicino, e poi mezz'oretta dopo l'allenamento deve pian piano diminuire in modo che siamo coperti in un contesto in cui non riusciamo ancora a mangiare, perché di nuovo abbiamo quella spinta in simpatico. Man mano che il sistema nervoso autonomo shifta e si muove in parasimpatico, in modalità recovery, la glicemia sarà scesa, avremo di nuovo fame e saremo pronti in questo caso a mangiare e quindi inserire il nostro post workout, e in questo modo avremo garantito una performance ottimale, un recupero ottimale nell'atleta e una situazione in cui tutta la gestione della peri-workout nutrition è ottimale. L'utilizzo delle ciclodestrine, proprio per la ragione della lenta emissione del torrente ematico, è interessante anche in un caso di pre-workout, quindi mezz'ora prima, un quarto d'ora prima. Questa è una cosa che io normalmente faccio insieme al mio Flexotor. Nello specifico, comunque, il pre-workout che normalmente utilizzo in base al contesto può essere lo Shurakan, può essere Mega Sauser, in base a quello di cui ho bisogno, inserisco anche un 15-30 grammi di glycobol, quindi di ciclodestrine, proprio perché so che non avrò un forte spike glicemico, ma una lenta e costante emissione nel torrente ematico che mi garantisce, nel momento in cui inizio a scaldarmi e allenarmi, subito sento i carboidrati che entrano nel muscolo, vado ad attivare il muscolo che va a traslocare i suoi GLUT4, e i carboidrati saranno già nel torrente ematico e pian piano inizio ad avviare tutto questo processo. Ragazzi, questo è tutto per questo video, spero di avervi dato degli spunti interessanti. Qualsiasi domanda, come sempre, qua sotto sarò ben lieto di rispondere, e noi ci vediamo nei prossimi episodi.